Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un prodotto decisamente interessante per noi fotografi, ma anche per chi si occupa di video. Ti porto alla recensione di questo prodotto che si chiama LightGo dell'azienda Falca. Non è altro che un supporto motorizzato dove potremo con un normalissimo telecomando andare a modificare l'inclinazione e la posizione del nostro modificatore con la nostra luce che andiamo a utilizzare. Quindi guarda con attenzione questo video, è un prodotto decisamente portatile perché lo potrai anche utilizzare con una normalissima batteria V-mount. Vediamo il contenuto della confezione ragazzi. Prodotto decisamente interessante ragazzi, rimanete fino alla fine. LightGo serie MOV dell'azienda Falca, ma ho già tirato fuori praticamente tutto quello che c'è all'interno. Allora partiamo proprio da questo supporto motorizzato. In questo video praticamente ti farò vedere tutto quello che puoi fare. Ti arriverà con l'attacco Bowers Mount in questo momento, ma proprio perché c'è questa quick release, quindi la rimozione è decisamente molto veloce e anche molto semplice. Questo mi fa intuire che avremo nuovi attacchi presto disponibili, anzi una bella novità ce l'ho per chi utilizza soprattutto Broncolor e Profoto. In attesa proprio di un attacco proprietario che si va a collegare a questa quick release dedicata a chi utilizza Flash Godot, ti faccio vedere proprio nel video di oggi come io ho risolto. Qui abbiamo questo braccio che praticamente va a muovere il tilt, sotto dove abbiamo proprio questo attacco per collegarlo allo stativo praticamente abbiamo il pan, quindi la rotazione e qui l'inclinazione. Ok ragazzi, per fare tutto ciò abbiamo in dotazione questo telecomando, abbiamo un joystick, abbiamo 4 gruppi A, B, C e D che ti permettono di andare a memorizzare 4 posizioni. Non funziona a batteria il telecomando, ma bensì hai questo cavo con entrata e uscita Type-C che si va a collegare direttamente all'entrata Type-C che troviamo proprio nel retro di questo LightGo. Qui abbiamo proprio anche l'entrata per alimentarlo e ti farò vedere quali sono le soluzioni. In alternativa ti farò vedere anche il telecomando wireless che è decisamente più comodo, ma questo non è incluso in questa dotazione che ti ho appena fatto vedere, è acquistabile separatamente ma non ha un costo eccessivo. Poi ci sono delle viti, qui ho visto che abbiamo sia nella parte destra e sinistra un filetto da 1/4, quindi quasi sicuramente qui ci andremo a collegare degli accessori come una batteria V-mount direttamente qui. Basta, non c'è altro. Sì, questi adesivi che ti consentono, soprattutto nel caso tu prendi in considerazione l'acquisto di più LightGo, quindi li vai a numerare e quindi praticamente li vai a riconoscere in maniera decisamente più veloce. Bene ragazzi, siamo arrivati decisamente alla parte più interessante di questo video, perché adesso ti faccio vedere come manovrare questo supporto motorizzato con questo joystick, cioè questo telecomando cablato che più o meno ha una lunghezza di 3 metri che si collega proprio alla parte posteriore del LightGo tramite una connessione Type-C. Abbiamo un joystick, quindi basta ovviamente muoverlo per andare a trovare la giusta inclinazione, angolazione, cioè il pan e il tilt. Ok, come vedete è anche abbastanza veloce. In questo momento ho un peso di esattamente su questo supporto motorizzato di 3,2 kg, ma adesso ci arriviamo perché ci sono ovviamente delle cose importanti che devi sapere. C'è la soluzione, se non ti piace questo telecomando con questo cavo, di acquistare separatamente il telecomando Bluetooth wireless, che ovviamente ti toglie di mezzo questo cavo, ma soprattutto nel momento in cui andrai a utilizzare altre unità, proprio perché magari ti vuoi creare tutto il tuo studio motorizzato, con un singolo telecomando tutti gli altri supporti motorizzati sempre di Falca con un singolo telecomando. In questo caso lui, come ti dicevo, è collegato alla parte posteriore di questo LightGo con la Type-C. Abbiamo un'altra Type-C che serve proprio per alimentarlo. Abbiamo 3 soluzioni
quella classica dell'alimentatore di rete da 5 volt, oppure potrebbe essere anche un alimentatore massimo da 20 volt, però avrai sempre un cavo che attraversa lo studio, una prolunga, insomma una cosa che si può evitare tranquillamente, perché lo puoi alimentare con un normalissimo power bank, cosa che abbiamo tutti a casa. Io ti consiglio la soluzione V-mount, e potrebbe essere proprio utile perché con la stessa batteria, oltre ad andare a alimentare lui, vai a alimentare magari proprio la luce che vuoi utilizzare, quindi vai a eliminare del tutto le prolunghe che attraversano il tuo studio, quindi pensaci bene. Cosa importante che devi sapere: lui ha un peso di 2,2 kg, quindi non è affatto leggero, ma direi neppure pesante, quindi si potrebbe anche utilizzare in esterno, ma io personalmente non credo lo farò mai. Supporta un massimo di un peso di 4,6 kg, quindi valuta bene quello che ci metti, perché devi considerare il peso della luce, dell'eventuale batteria se è collegata, come nel mio caso, alla luce LED che sto utilizzando, e dell'eventuale e quasi sicuro modificatore che vai a utilizzare, perché ci sono modificatori da mezzo chilo e ci sono anche modificatori che pesano quasi più di 2 kg, quindi calcola bene, perché se vai a superare il peso non è che lui si rompe e si va a spezzare, ma soprattutto il motore non ce la fa a salire. A scendere magari ce la farà, ma a salire no, e come è successo già a me una volta è entrato in protezione. Vediamolo un po' più da vicino. Questo supporto motorizzato della Falcam LightGo è anche abbastanza leggero, quindi lo possiamo anche definire portatile, una soluzione per certi professionisti che hanno bisogno ovviamente di setup veloci anche quando lo vanno a utilizzare all'aperto. Comunque il prodotto si presenta bene per quanto riguarda la costruzione, completamente quasi costruito in alluminio, escludendo proprio questa carcassa dove all'interno abbiamo il motore. Qui tra l'altro abbiamo anche un filetto da 3 ottavi, quindi possiamo collegare, come dice la stessa Falcam, una batteria V-mount con un normale adattatore, ma credo faranno uscire proprio il loro proprietario, che credo sia la soluzione migliore. Il fissaggio poi allo stativo è tramite questo classico fissaggio fatto decisamente molto bene, mi dà proprio la sensazione di sicurezza e soprattutto di stabilità. Per quanto riguarda invece un aspetto che sono sicuro è molto importante per alcuni di voi, cioè l'attacco, in questo momento è disponibile con quello più diffuso, cioè il Bowers Mount, ma proprio perché ho visto che è costruito con questa quick release che si va a sganciare in maniera molto veloce. Innanzitutto andate a svitare leggermente queste viti a farfalla. Qui abbiamo una leva che basta praticamente portare verso il basso e poi facciamo scorrere proprio questo supporto Bowers Mount da questo binario, e quindi quasi sicuramente usciranno nuovi adattatori come il Godos ML, Nanolite, eccetera eccetera eccetera. Vediamo adesso, ragazzi, il procedimento per andare a memorizzare fino a un massimo di 4 posizioni direttamente sui telecomandi, sia quello cablato dove non abbiamo nessun display, abbiamo solamente un LED, e anche in quello wireless dove abbiamo un piccolo display LCD. Il vantaggio di questo telecomando wireless, ovviamente, oltre a non avere il cavo, è che puoi controllare più LightGo direttamente da un singolo telecomando, ok? Quindi decisamente utile, soprattutto se pensi di acquistarne più di uno. Allora, innanzitutto con il joystick vai a trovare la giusta posizione. Adesso io vado a portare questa luce dalla small rig a candela che va a illuminare esattamente il soffitto, ok, e voglio memorizzare questa posizione nel gruppo A. Quindi in questo caso il LED sta lampeggiando, tu devi tenere premuto il pulsante del gruppo che vuoi memorizzare proprio questa posizione per almeno 2 secondi. Quindi il LED lampeggia veloce, poi si spegne e poi si riaccende subito, e avrai la conferma di averlo memorizzato. Quindi adesso vado a utilizzare questo telecomando, vado a cambiare la posizione, quindi lo alzo. Come vedete, quando deve risalire è un po' più lento. Ti ricordo che abbiamo 3 kg in questo momento, però quando faccio la rotazione è decisamente molto più veloce, come vedete, ok? Ecco, supponiamo che sia questa la posizione che a me vada bene e lo voglio memorizzare, in questo caso nel gruppo B. Quindi usando il telecomando wireless tengo premuto il pulsante con la lettera B per 2 secondi. Qui nei display LCD dobbiamo
leggere proprio la scritta ok e avremo la conferma di aver memorizzato proprio questa posizione. Quindi possiamo ripetere quello che ti ho appena fatto vedere per altri 2 gruppi, quindi un totale di 4 posizioni. Nel momento in cui dobbiamo riutilizzare la luce con un punto che abbiamo memorizzato, basta andare a premere proprio la lettera corrispondente. Quindi adesso io vado a premere proprio la lettera A e praticamente lui torna a candela. Interrompo un attimo la recensione che avevo già registrato, terminato, e praticamente dovevo solo caricare questo video per aggiungere altre cose che non avevo proprio detto nella recensione, perché nel frattempo mi sono proprio pervenute nuove informazioni e quindi proprio prima di pubblicare questo video approfitto e le dico anche a voi. Allora, mi è stato detto che è stato rivisto per quanto riguarda la parte elettronica, sono stati risolti alcuni problemi, suppongo anche che sia stato rivisto il problema proprio del cavo che va collegato proprio alla batteria, che scarica la batteria anche quando non lo vai a utilizzare. Ok, questo non ti posso ovviamente dare la conferma, quindi io per il momento devo proprio staccarlo. Hanno aggiunto un LED, è stato modificato un po' il braccio, credo che abbia anche meno difficoltà, ci sono nuovi accessori molto interessanti, insomma devi sempre guardare in questo caso il sito. Ok, poi ti vado a togliere anche una piccola curiosità. Quasi sicuramente quando parliamo di illuminatori abbastanza grandi che hanno una stazza abbastanza importante, soprattutto se vai a utilizzare quelli di qualche anno fa, allora se non vuoi togliere il bracket devi fare come ho fatto io, montarlo capovolto, perché il bracket va a impedire proprio la completa inclinazione, è una cosa normale. Qui si potrebbe anche togliere, ma non è così semplice perché c'è anche una vita interna, quindi dal momento che lui poi lo vado anche a utilizzare normalmente sullo stativo, ho deciso di lasciarlo. Ok, per me leggere il display capovolto non è una difficoltà, ma di solito quando vai a utilizzare un normale flash come la D400, tutti i flash della Profoto praticamente hanno un bracket che praticamente è molto semplice da togliere. Poi ci sono illuminatori come questo che hanno il bracket a U, anche in questo caso è molto semplice da toglierlo. Io ho optato per lasciarlo perché lo posso ovviamente trascinare verso l'alto. Anche per quanto riguarda la parte del telecomando, che anche in questo caso mi è stato detto è stato proprio modificato quasi completamente, quindi me ne devono mandare uno nuovo perché non si può ovviamente risolvere con un normale aggiornamento firmware. Avevo dei problemi per quanto riguarda la comunicazione con più LightGo, ho messo appositamente adesso 2 LightGo anche perché ti vado a spiegare che tu tranquillamente, come ti dicevo, puoi manovrare con un singolo comando più unità, ovviamente basta assegnare a ogni unità un canale diverso e lo farei direttamente da questo telecomando. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video, adesso ti vado a svelare i prezzi di questo LightGo e anche di alcuni accessori che potrei acquistare separatamente, che ovviamente potrebbero essere utili se pensi di acquistare soprattutto più di un'unità di questa azienda cinese Falcon. Però prima di farlo ti devo dare una buona notizia, soprattutto se sei utente Profoto o Broncolor, che sono 2 aziende che producono ovviamente flash che quasi tutti voi conoscete. Perché ho menzionato queste 2 aziende? Perché io ho chiesto informazioni perché volevo avere la conferma di avere anche un attacco, non solamente questo che troverai in dotazione nel momento in cui registro questo video, perché è, come ti dicevo, momento del lancio disponibile solo con l'attacco Bowers Mount, ma usciranno anche gli attacchi proprio di Broncolor e di Profoto proprio con questo sistema, con questo binario che praticamente vai a infilare su questo LightGo, senti il click e poi stringe proprio con la vite, un'operazione che fai in maniera veloce. Quindi mi piacerebbe averlo anche per i miei flash con attacco AML, però mi è stato detto che per il momento non è nei loro piani. E quindi noi che non abbiamo Broncolor, noi che non abbiamo Profoto e noi soprattutto che vogliamo utilizzare i nostri flash, come facciamo? Beh, io da utente Godos ti dico, ti compri questo adattatore che costa 15 euro in plastica, però penso non abbia problemi di tenuta, e quindi praticamente da AML diventa Bowers Mount, quindi lo vai a infilare qui dove proprio abbiamo il Bowers Mount
e dall'altra parte abbiamo l'ML, quindi posso utilizzare ad esempio i due flash che hanno questo attacco come la D300 o la D400 e posso usare proprio il Light Go con la D300, ok? Poi ci sono anche alcune luci di Godos che hanno proprio l'attacco ML. Tu se utilizzi altri attacchi proprietari di altre aziende magari informati che quasi sicuramente ci sarà anche un attacco come questo, ok ragazzi? Quindi detto questo parliamo adesso di money, di prezzi, te li dico in dollari perché non ho ancora i prezzi in euro. La confezione è quella che ti ho fatto vedere all'inizio, quindi con Light Go il telecomando cablato costa $249, eventualmente quel telecomando wireless costa $25 e ti consiglio di acquistarlo soprattutto se pensi di acquistare altre unità, perché sicuramente alcuni di voi si faranno lo studio tutto motorizzato e quindi hai bisogno di quel telecomando. Poi ci sono altre opzioni di accessori, ma non li conosco, quindi se vuoi maggiori informazioni vai a vedere proprio il sito, ma sono accessori che puoi proprio aggiungere a questo Light Go come l'alimentatore, ma neppure te lo vado a menzionare perché credo tutti abbiate un alimentatore a casa da 5 volt o da 20 watt, insomma, che possa alimentare proprio in caso non andate a utilizzare una batteria, ok, V-mount. Anche una batteria V-mount dovreste averla tutti, ma sicuramente un power bank lo possedete e quindi utilizzate proprio una di queste soluzioni, ok ragazzi? Quindi io chiudo qua questo video, spero di aver detto almeno le parti più importanti. Se volete maggiori informazioni lasciatemi un messaggio qui sotto, magari andiamo anche a creare un video dove andiamo proprio a fare un backstage dove lo andiamo a utilizzare, magari ne andiamo a utilizzare più di uno, così vi faccio vedere come è decisamente utile. Ok ragazzi, fatemelo sapere perché creare video non è così semplice come sembra da dietro lo schermo. Ok ragazzi, un abbraccio e alla prossima.